Popolo dell'agricoltura, oggi siamo in campo nella provincia di Pordenone. È il giorno, che giorno è oggi? 20. È il giorno 20 di gennaio, aratura invernale dalla ditta Lavorazioni Conto Terzi Campagnolo. È una ditta specializzata, adesso ne parliamo, è anche un carissimo amico. E vi presento il cantiere 1050 con quadrivomere Raptor Moro Ratri. Faccio vedere subito un passaggio e poi ne parliamo. Il buon Gabriel col drone. Ho fatto già una prima misurazione, faccio vedere il solco pulito, terra semplice oggi, un attrezzo che è sottodimensionato per la macchina in queste condizioni, mentre diventa anche piuttosto impegnativo quando l'azienda Campagnolo va a affrontare le condizioni estive che ci sono in certe zone, che sono davvero insidiose perché ci sono terreni compatti e davvero tosti da lavorare. Per quello che l'azienda ha scelto il 1050 come macchina di punta dell'azienda, e poi andremo a vedere un altro cantiere, ci sono altri due piccoli trattorini al lavoro e ve ne parlerò nel prossimo AgriFocus. Vi lascio ancora un giro nel 1050, lo prendiamo da di là, però faccio vedere quanto porta via. Non si sente andare la macchina. Cambio di terra qua, terreno sabbioso, molto sciolto. Mi ha spiegato Cristiano, nonché in questo momento driver della macchina, che qui pianteranno poi delle barbatelle da vigna che verranno poi espiantate per andare a produrre appunto la barbatella di inizio ciclo per le vigne. Gli ettari di vigna sono in continua espansione, lo sappiamo, e quindi c'è richiesta di mercato per la produzione di barbatelle. La parte bassa del campo quindi sarà destinata, quella che sta arando adesso sarà destinata alle barbatelle, poi invece rimarrà cerealicola la parte più alta. Faccio vedere la profondità del solco, già misurata, siamo intorno ai 38-40 cm, quindi non una aratura profondissima, ma comunque faccio vedere un po'. Siamo intorno ai certi un po' meno, 35. Penso si veda qualcosa. Quindi fare un paio di misurazioni e poi intorno ai intorno ai 35 cm di profondità. E invece con questa misura invece dovrei riuscire a calcolare quanto abbiamo di apertura. Ok,
abbiamo circa 1 metro, quindi con fuori 1 metro. Ok, abbiamo circa 1 metro, quindi vuol dire che l'aratro sta prendendo circa un paio di metri di larghezza di lavoro. 4 vomeri ci sta, circa 50-55 cm per vomero. Penso siamo intorno ai 2,10 m, 2,15 m in questo caso, così a spanne, giusto una misura spannometrica. Ecco, faccio vedere ancora dall'altra parte la lavorazione. Qua è sabbia, terreno più sciolto. Quanto è vero che non lo si sente andare, GPS, la macchina non si sente andare, davvero. Cosa possiamo aggiungere? Vorrei fare una citazione per l'azienda Campagnolo, nel senso che è specializzata sia con trincia, sia con le lavorazioni della preparazione del terreno. Utilizza un Agrisem Cultiplo Platinum nella versione più alta per fare decompattamento. Macchina, attrezzo sicuramente interessante che vorrei venire a vedere poi le prossime volte. Ha anche una macchina semovente per la distribuzione dei liquami, un Vervet da 16 metri cubi che sta lavorando, che probabilmente vedremo in futuro, vedremo di portare sul canale sicuramente anche quello. E adesso vediamo se riesco a fare un salto in cabina, così da vedere i consumi, da vedere quanto il 1050 non fa fatica. Ecco qua c'è la zona terminale del campo, c'è il buon Gabriel che sta facendo le riprese col drone, e qua invece abbiamo i gettini fissi, i getti fissi che arrivano ad irrigare dove non arriva il pivot, non rotolone. C'è là un pivot là in fondo dove c'è quel casolare, dove c'è il T7 sempre di Campagnolo, e c'è un pivot che arriva fino a qua e si ferma a una 50-60 di metri dai gettini e non ci arriva qua in fondo, quindi hanno sistemato i gettini. Vediamo se riesco a fare un salto in cabina con il mitico Cristiano. Opa. Vamos. Circa 9,5 effettivi, 9,5 di velocità e 1300 giri non sente neanche, non serve neanche sforzare. Macchina già con 6.000 ora. Anno? 2018. Allora, vediamo i consumi della macchina. Sono intorno ai 60, su per giù, appena sopra i 60 litri ora. In una condizione dove con 2,10 metri si fanno 1,7 ettaro, 1,8 ettaro. Terreni sciolti del tagliamento, faccio vedere. Non siamo lontani dal fiume, terre facili di questa zona, mentre poi se ci si sposta si trovano terreni molto argillosi, dove sicuramente questo tipo di operazione non si vede di frequente, anzi sono più le operazioni di ripper e lavorazione di decompattamento rispetto all'aratura.
c'era da stare un po' vicini al gettino, perciò è andato dentro, quasi entro solco e si è tirato fuori in un secondo. Che macchina il 1000, che macchina e che lavoro anche da parte del Moro. Gran attrezzo, arature tutte con 1038 e 1050 e mai una saldatura. Non male, non male, non male, non male. È arrivata la terra fin sui piedi, porco Giuda, e non senti niente, non senti assolutamente nulla. Fan silenziosissimo. Ancora un paio di dati. Allora, vomeri da 20, aratro da 36 quintali e mentre il fend con la zavorra da 33 anteriore e quelle nei cerchi arriva a pesare 216 quintali. Allora, io ho la promessa di Cristiano di poter vedere la macchina o a breve termine o a lungo termine in dei terreni dove più di 6-7 all'ora non va. Intanto chiudo questo AgriFocus, vi saluto, vi ringrazio per averlo seguito, ci vediamo nel prossimo e speriamo davvero di poter rivedere il 1050 impegnato al 110%. Ciao!